Come si ottiene un olio extravergine d'oliva di qualità? Partendo dalle olive. Le olive sono i frutti dell'albero dell'olivo, sono bellissime perché addobbano gli alberi nel momento della loro raccolta, che da noi avviene in autunno. Quindi si raccolgono queste olive come? Ci sono diversi sistemi, alcuni molto rispettosi della pianta e della qualità, cioè usando le mani o usando degli piccoli attrezzi che ci aiutano in questo tipo di raccolta. Si chiama brucatura delle olive direttamente dall'albero ed è quello che preserva di più la qualità, perché le olive dopo vengono adagiate in contenitori idonei e trasportate al frantoio. Magari in grandi estensioni si fa ricorso anche all'aiuto della meccanica. Ci sono delle macchine che tramite una leggera vibrazione che viene effettuata ai tronchi dei nostri alberi d'olivo permette la caduta di queste olive su dei teli che vengono stesi, che li intercetta, quindi anche in questo caso la qualità ne viene preservata e le olive che noi andremo a mandare successivamente al frantoio per l'estrazione dell'olio che gelosamente queste custodiscono all'interno sarà molto più facile. Quindi ricordate l'uso delle mani da un lato o l'uso di alcuni agevolatori meccanici e delle macchine dall'altro sono le vie migliori per ottenere un olio di qualità. Le olive, dopo questa raccolta, vengono mandate al frantoio e da olive di altissima qualità, raccolte direttamente con le mani o questi agevolatori, ci daranno la possibilità di ottenere un prodotto che è di altissima qualità, che prende il nome di olio extravergine di oliva. Cosa significa? Cosa c'è nascosto dietro questa parola? Significa che è un olio che è stato ottenuto direttamente dalle olive, solamente con trasformazioni meccaniche all'interno di un frantoio che è una parte del ciclo della produzione dell'olio extravergine d'oliva che ci permetterà di estrarre questo prezioso liquido che è all'interno delle olive stesse. Quindi una buona raccolta è il preludio per ottenere un grande olio extravergine di oliva. Ma cosa accade alle olive una volta che vengono trasportate dal campo verso il frantoio? Arrivano in uno stabilimento che è il cuore importante della produzione dell'olio extravergine d'oliva. Il suo nome tecnico è frantoio e viene dalla parola frangere, perché le olive, prima di essere sottoposte all'estrazione dell'olio, vengono ridotte in piccoli pezzetti proprio per favorirne la separazione. Ricordate, non è tutto olio quello che è presente nell'oliva, c'è una parte liquida che è sia olio ma anche una grande quantità di acqua e dopodiché c'è anche una parte solida che prende il nome tecnico di sansa. Quindi dalle olive le mando in frantoio, c'è una macchina che fa la prima sminuzzatura di queste olive che poi vanno messe in un ulteriore contenitore che invece fa un lento rimescolamento di questa pasta per permettere alle minuscole goccioline di olio di aggregarsi tra di loro e facilitare che cosa? La separazione che avverrà in una macchina appunto che si chiama estrattore centrifugo o separatore centrifugo. Cosa separa? Separa, lo abbiamo detto prima, la parte solida, la sansa da un lato, dall'altro separerà l'acqua e il nostro prezioso oro giallo o verde, è l'olio extravergine d'oliva. Quindi, vedete, dall'oliva all'olio è solamente molto semplice perché c'è una macchina che oggi, la tecnologia ci aiuta, preserva al massimo la qualità intrinseca dell'olio già presente nelle olive. Quindi se usate un ottimo olio extravergine d'oliva sappiate che è stato prima raccolto, trasportato in questo frantoio e lì del personale specializzatissimo lo ha trasformato per voi, lo ha estratto e quindi reso disponibile nelle vostre bottiglie. Null'altro viene fatto dal momento in cui le olive lasciano il campo e arrivano sulla vostra tavola. Nessun procedimento che non sia solo quello dell'estrazione meccanica grazie a alcune macchine.